Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare la pigna siciliana. Io l'ho fatta in questo modo, spero che vi piaccia. Vi invito ad iscrivervi al canale e vi aspetto al prossimo. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la pigna siciliana abbiamo un anello magico e però andiamo a fare i punti puff, quindi facciamo 1 2 e 3 catenelle in sostituzione della prima maglia, poi andiamo a fare una seconda maglia alta lavorata a metà, andiamo a fare una terza maglia alta lavorata a metà, una quarta maglia lavorata alta a metà e poi andiamo a chiudere tutto insieme e abbiamo realizzato il primo punto puff. Volendo lo possiamo fare anche di 5 maglie se preferite. Andiamo a fare 2 catenelle e andiamo a fare un secondo punto puff, quindi 1 2 3 4 e possiamo andare a chiudere. Secondo, e andiamo a fare il terzo, quindi facciamo le 2 catenelle di separazione e facciamo il terzo. 1 2 3 e 4 e chiudiamo. Fatto questo andiamo a fare 2 catenelle e ci andiamo ad agganciare al primo, quindi prima di agganciarci stringiamo un pochino la parte superiore, ci agganciamo nella prima maglia qui del puff al centro e abbiamo fatto la punta della nostra pigna siciliana. Ora dobbiamo andare nel primo spazio che abbiamo qui dove sono le 2 catenelle e dobbiamo fare 2 punti puff per ogni spazio, quindi 1 2 e 3, poi facciamo la seconda maglia, la terza e la quarta, chiudiamo tutto insieme, facciamo le 2 catenelle 1 e 2 e andiamo a fare nello stesso punto la seconda pigna, la seconda puff, 2 3 e 4, chiudiamo insieme, facciamo 2 catenelle, entriamo nel prossimo spazio qui dove abbiamo fatto le catenelle del giro precedente e andiamo a fare la stessa cosa, dobbiamo fare 2 punti puff nello stesso punto, 2 3 e 4, chiudiamo insieme, facciamo 2 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo il secondo punto puff nello stesso spazio e 4 e procediamo il giro in questo modo, quindi in ogni spazio delle 2 catenelle dobbiamo fare 2 punti puff per questo giro. Terminato il nostro giro facciamo le 2 catenelle, ci agganciamo sempre nella prima maglia qui e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora per questo terzo giro dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo fare una volta un puff da solo e la seconda volta 2 puff nel spazio successivo, quindi dobbiamo andare a alternare, una volta facciamo 2 punti puff nello stesso posto, la prossima volta ne facciamo uno e alterniamo così per tutto il giro. Quindi vi faccio vedere il primo, entriamo qui nella prima nostra archetto e andiamo a fare 1 2 e 3 2 3 e 4, vado a fare un secondo, quindi 2, vado a fare un secondo punto puff nello stesso punto, 2 3 e 4, chiudo, vado a fare 2 catenelle e nel prossimo archetto ne vado a fare solo uno di punto puff, quindi 1 2 3 e 4 e chiudo. Nel prossimo ne vado a fare 2 e così vado ad alternare per tutto il giro, quindi una volta vado a fare 2 punti, la seconda volta ne vado a fare solo uno nello spazio e proseguiamo così per tutto il giro.
Chiudo il mio giro sempre nella prima maglia qui con una maglia bassissima. Per quest'altro giro invece dobbiamo fare ogni 2 punti puff, poi facciamo l'aumento, quindi ogni 2 punti puff singoli andiamo a fare uno doppio, e così per tutto il giro. Ho fatto il mio primo punto puff singolo, vado a fare le 2 catenelle, vado a fare il secondo singolo, 1 2 3 e 4, faccio le mie 2 catenelle e ora dopo 2 da soli vado a fare uno insieme, e così per tutto il giro, 2 3 e 4, e ripeto così per tutto il giro, quindi qui devo farne 2, 1 2 3 e 4, quindi 1 1 e poi 2, e così per tutto il giro. Proseguo con gli aumenti, poi ne farò ogni 3 maglie, vado a fare l'aumento, così poi ogni 4 maglie, ogni 4 punti vado a fare l'aumento, e così fino a quando raggiungo la grandezza che desidero. Io mi fermerò qui e poi vi faccio vedere come proseguire. Per questo giro invece io comincio con le diminuzioni, poi dipende da quando lo volete grande, se volete aumentare andate ancora a aumentare in base alla grandezza che volete dare, e quindi poi andate a fare le vostre diminuzioni. Dobbiamo fare in questo modo: andiamo a fare sempre il nostro punto puff nell'archetto, 2 3 e 4, e poi facciamo 2 catenelle, e poi dobbiamo ora fare le nostre diminuzioni, quindi facciamo ogni 2 punti puff una diminuzione, quindi andiamo nel prossimo archetto, facciamo il secondo, 2 3 e 4, chiudiamo, facciamo le nostre 2 catenelle e dobbiamo in pratica saltare nel prossimo, invece di andare in mezzo ai 2 dobbiamo saltare, entriamo qui nel prossimo e andiamo a fare il nostro punto puff, quindi 1 2 3 e 4, e andiamo a chiudere, facciamo le 2 catenelle, andiamo nel prossimo archetto e facciamo 1 2 3 e 4, facciamo sempre le 2 catenelle e ora dobbiamo saltare, non andiamo in mezzo alle 2, andiamo nel prossimo, saltiamo e andiamo a fare sempre 1 2 3 e 4, quindi ogni 2 punti puff andiamo a saltare, facciamo 2 catenelle, facciamo il secondo, 1 2 3 e 4, fatto anche il secondo, ora devo saltare, cioè le 2 catenelle e salto questo, vado nel prossimo e faccio 1 2 3 e 4, faccio il secondo, 1 2 3 e 4, e salto poi 1 e 2, salto questo, vado nel prossimo e vado a fare il mio punto puff, poi chiudo con una maglia bassissima e proseguo con le diminuzioni. La prossima andrò a fare un punto puff e una diminuzione, un punto puff e una diminuzione per tutto il giro, quindi entro qui e vado a fare il mio punto puff, 1 2 e 3 2 3 e 4, chiudo, faccio le mie 2 catenelle e ora devo saltare questo
punto, entro nel prossimo e vado a fare il punto puff 1 2 3 e 4. Ora faccio le mie 2 catenelle, salto, vado nel prossimo e vado a fare il punto puff 1 2 3 e 4. Faccio le 2 catenelle, salto 1, vado nel prossimo e vado a fare fino ad arrivare all'inizio. Poi vado a riempire con l'ovatta sintetica e vi faccio vedere come finire. In base poi al filato che voi avete utilizzato potete anche fare 5 punti puff all'interno e una sola catenella per distanziare. Voi vedete un po' voi come vi trovate col vostro filato. Andate poi a dare un po' la forma dopo aver riempito bene con l'ovatta sintetica e ora dobbiamo andare a lavorare su queste maglie. Dobbiamo lavorare ora a maglie basse, quindi facciamo così: entriamo nella maglia qui e lavoriamo la prima maglia bassa, 1, poi andiamo nel punto puff e lavoriamo la seconda, 2, lavoriamo in mezzo terza, quarta, quinta nel punto puff, sesta, settima, ottava e nona. Io mi trovo con 9 maglie, poi vedete un po' voi quante maglie vi ritrovate e dobbiamo ora fare i nostri aumenti. Io andrò a fare un aumento in ogni maglia e saranno 12, cioè saranno 18 maglie lavorate, quindi 1 e 2 3 e 4 nella stessa maglia, 5 e 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 15 e 16, 17 e 18. Magari nell'ultimo giro qui dove ho fatto le diminuzioni non fate 2 maglie ma andate a fare solo una, in questo modo verrà più stretta la parte finale. Allora io ora vado a fare, sono 18 maglie, vado a fare ogni 2 maglie un aumento questa volta, magari mettiamo un marcapunti così non ci confondiamo e andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Se non vi trovate con le 18 maglie potete fare sempre un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro fino a raggiungere 18, 24, 30 maglie in modo da poter poi fare i vostri aumenti normalmente. Quindi io mi sono trovata già con 9 maglie, ho fatto in modo di mettere un aumento in ogni maglia, sono 18 maglie e quindi vado a fare in questo modo e ora mi trovo con 24 maglie dove ho fatto i miei aumenti. Ora vado a fare un altro giro di 24 maglie utilizzando sempre le maglie basse. In base poi all'altezza che volete dare potete fare anche un secondo giro sempre da 24 maglie e poi proseguiamo con le diminuzioni come vi farò vedere. Quindi vado a fare ancora un altro giro in modo che venga leggermente più alto di 24 maglie. Ora possiamo procedere in 2 modi: possiamo fare un altro dischetto da un anello magico di 6 maglie, poi facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie, poi facciamo una maglia per tutto il giro e saranno 18 maglie, poi facciamo noi 2 maglie un aumento e sono 24 maglie e andremo a chiudere sotto cucendolo. Oppure
possiamo fare quest'altro metodo, che andiamo qui in ogni maglia presa in costa e andiamo a fare ogni 2 maglie una diminuzione e saranno 18 maglie. Quindi 1, 2 e vado a fare la mia diminuzione, o la salto oppure faccio così, prendo così, 1, 2 e la diminuzione. Volendo la potete anche saltare la maglia così, 1, 2 e facciamo la diminuzione, 1, 2 e chiudiamo, e sono 18 maglie. Ora dobbiamo fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Vedete, poi si forma da solo il tappo sotto per chiudere in questo modo, dove abbiamo fatto le maglie in costa. Quindi andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e procediamo con le diminuzioni fino a chiudere. E dopo aver chiuso tutto, date bene un po' la forma, spingendola un po' in questo modo e tirando in modo da creare la base, e questa sarà la pigna. Poi il filo lo andate a nascondere all'interno del lavoro. Poi magari vi aiutate ad aprire bene i punti puff con l'uncinetto in modo che siano belli più vistosi e andate a dare un po' meglio la forma alla vostra pigna. Li aprite in questo modo in modo che escano più fuori dopo aver fatto tutto il lavoro. Volendo potete bagnare questa parte qui nella colla Vinyl, così sarà più rigida la base di sotto. La fate asciugare e si manterrà più rigida sotto. Volendo alla base potete aggiungere anche un bellissimo nastrino. E questa è la mia versione della pigna siciliana terminata. Spero che vi piaccia, è molto carina, è un augurio per gli sposi. Vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao ciao, alla prossima! E lavoriamo che ci consoliamo! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.